Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Allora, non è per vantarmi nell'avere una 106, solamente che festeggiava gli anni e perciò ho voluto fare qualche ripresa. Mi ha aiutato il TCL10 Lite. Mi sono detto, visto che ha un buon comparto fotografico, mettiamolo all'opera in questa maniera. Allora, in generale un ottimo smartphone sotto ogni aspetto. Da quello che ho detto prima l'ho approfondito sulla fotocamera. Però in questo video vi mostro anche il resto, più che altro le esclusività, le particolarità. È stato presentato pochi mesi fa, commercializzato a febbraio. TCL è una nuova marca per quanto riguarda gli smartphone. Ne ha fatti solamente due, ovvero questo e il fratellone. Infatti è sempre stata famosa per la produzione di televisori, che fra l'altro ne ho preso uno al limite e recensisco anche quello. Comunque è partita, direi, bene per questo genere di prodotto. Lo vedremo anche in un successivo video, vedendo appunto il 10 Pro. Faccio prima un unboxing. Allora, classica scatola da smartphone. All'interno troviamo innanzitutto la scatolina che contiene graffetta per aprire lo slot delle schede, poi guida rapida, dateci sempre un occhio, mi raccomando, ve lo continuo a ripetere, cover morbida in silicone, un accessorio aggiuntivo sicuramente apprezzato. Il protagonista, poi cavetto USB USB-C e caricatore da 5 volt 2A 10W. Sarebbero stati graditi anche gli auricolari, ma qui mi sa che si fa un po' come Apple negli iPhone 12. Caratteristiche tecniche non ve le sto ad elencare a voce perché sennò qui ci mettiamo veramente tanto. Comunque c'è tutto l'elenco abbastanza dettagliato, qualcosa magari c'era da specificare sulla fotocamera, ma comunque direi che queste informazioni vanno più che bene per conoscere oggettivamente lo smartphone. Parliamo ora della fotocamera? Ok, allora, guardando innanzitutto il posizionamento degli obiettivi, TCL li ha installati su una cornice orizzontale, un'estetica abbastanza particolare, diciamo. I concorrenti mettono tutto sul laterale. Avete già visto ad inizio video cosa può fare, non ho modificato alcun parametro, giustamente, così vedete la realtà di questa fotocamera. Bilancia abbastanza bene, a volte ha sparato un po' di contrasto e saturazione, ma comunque sufficiente. Stabilizzazione digitale, vi potete anche qui fare un'idea sulle clip che ho fatto in movimento veloce. HDR automatico va bene. Ci sono delle modalità, bokeh, ritratto, super macro, che l'ho più apprezzata. Poi l'applicazione della profondità di campo è veloce ed è costante. In grandangolare i colori sembrano affievolirsi e la qualità cala. Queste sono due foto in notturna. Qui la qualità sì che si abbassa, ma è abbastanza normale. Potete vedere un ibrido poco dopo tramontato il sole e una notturna completa quando i lupi escono dalla tana. Ovviamente rumore digitale, al limite qualche modifica in Photoshop. Questo è quanto riguarda il posteriore. Per l'anteriore, anche qui bene, però chiaramente qualità inferiore rispetto alle altre. A volte c'è un gioco di luci un po' strano, magari qui non si vede, però a prima apparenza ho notato questo. Per l'audio non vi mostro niente perché intanto è quasi uguale in tutti gli smartphone, come sempre medi e alti un po' più in evidenza. Lato gioco, questo è Asphalt 8, ha retto bene, nessun blocco, nessun rallentamento, tutto ok. Per l'accesso abbiamo 3 autenticazioni, il classico codice, poi impronta digitale ed infine riconoscimento facciale. Hanno quasi sempre preso. Naturalmente questo però vale molto spesso, con poca luce il facciale fatica, ma al limite dopo 1 o 2 tentativi siete dentro il dispositivo. Android 10, aggiornabile all'11, interfaccia personalizzata dall'azienda come avete visto nelle specifiche. Mi piace perché non è così dispersiva e si avvicina molto alla base di Android. Fantastica l'animazione delle icone quando si chiude un applicativo. Non lo fa per tutte, ma vabbè.
modalità scura, facile da applicare. Per catturare la schermata basta aprire la tendina, cosa molto comoda perché nel mio caso è una funzionalità che utilizzo frequentemente. Ci sono delle impostazioni aggiuntive oltre alle basilari per lo schermo, c'è proprio un'icona che trovate d'origine nella schermata principale, oltre alla voce nelle impostazioni. Diverse scelte per calibrare i toni, i colori, questo mi fa ricordare la personalizzazione nei Nokia Lumia. Non voglio essere nostalgico, ma lo volevo dire. Sempre nelle impostazioni c'è la voce dedicata al profilo TCL, così potete registrare il prodotto e avere un'assistenza diretta. Un tasto per così dire speciale, perché è completamente personalizzabile, non confondetelo con il tasto blocco sblocco. È speciale nel senso che ci potete registrare variazioni, di default una volta premuto avvia l'assistente vocale, ma dalle impostazioni potete decidere altro, magari per lanciare una determinata app, penso alla fotocamera. Finora ho parlato bene, sono sempre ottimista e mi accontento facilmente, lo so, però questo è a buon diritto sottolinearlo. La connessione con la Wi-Fi. Purtroppo ho riscontrato il problema della disconnessione dopo un po' di tempo. Insomma, se state scaricando un aggiornamento, può darsi che all'improvviso vi si scolleghi. E attenzione, non è una cosa che ho notato solo io, ma anche altri. Se andate a visualizzare altre recensioni, viene presentato questo difetto. Magari poi TCL correggerà naturalmente via software. Penso però che sia anche un problema Android. Su altri 3 smartphone in test, fra cui il Redmi Note 9, si presenta questo problema. Il prezzo, circa 160-170 sacchi per portarselo a casa. Appena uscito costava molto di più, 299, e quindi non c'era questa qualità prezzo. Però adesso il costo è giusto. Per concludere, il DHL lo consiglio. Mi dispiace appunto per il Wi-Fi, questa è la pecca principale. Il resto sono sottigliezze. Io vi ricordo che a breve, questione di giorni, esce il video anche sul fratello maggiore, il 10 Pro. Perciò, se volete di più dalla stessa marca, siete invitati a visualizzare. In descrizione lascio naturalmente l'inserzione Amazon e poi l'articolo dettagliato su SEOtech, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to...